tutti, ciao, benvenuti e ben ritrovati nel mio canale. Ehm, Avevo bisogno di un'altra blusa quest'anno e ho voluto realizzarmi la blusa blocchetti. L'ho chiamata blocchetti proprio per il tipo di punto che ho utilizzato. Facilissima da utilizzare, da realizzare. Io l'ho fatta con un pezzettino di manichina, ma si può lasciare anche senza. Lo potete fare per qualsiasi taglia, non vi faccio fare nessun calcolo, lo vedrete durante la lavorazione del campioncino perché è veramente, veramente facile da realizzare. E io ho utilizzato un filato, come vedi, molto, molto cadente, molto morbido, come piacciono a me, e fresco. L'ho già lavata, stirata, utilizzata e ho pensato di condividerla con voi nella speranza che vi possa piacere. Questa è la parte dietro, è una blusa. Partiremo dal lato, quindi praticamente da questa parte, e andremo in larghezza, ma c'è una piccola teoria da seguire per capire la direzione del lavoro e quindi è veramente adatta a tutti e soprattutto adatta anche da lavorare, che ne so, in totale relax, sotto l'ombrellone, va avanti da sola. Sono solo 2 giri da fare. Ho voluto condividerla con voi e spero tanto che vi piaccia. Vi spiegherò come farla con o senza la scolatura, quindi con la scolatura barchetta o con la scolatura che ho fatto io, come farla con o senza le frange, che a me piacciono tantissimo, quindi io nelle cose estive normalmente, soprattutto nelle bluse, le aggiungo. Insomma, vi spiego come farla in ogni parte, anche se faremo soltanto un campioncino, proprio per farvi capire la direzione e come realizzarla. Andiamo subito al lavoro. Allora, una teoria spero abbastanza veloce e spero chiara. Ascoltami. Dunque, la prima cosa che devi sapere è che lavoreremo la blusa a blocchetti, l'ho chiamata così proprio per i vari blocchetti che ci sono, è quello che partiremo dal nostro fianco. Quindi noi faremo delle catenelle per arrivare dalla parte bassa alla parte alta o viceversa e poi lavoreremo in larghezza, quindi da qui capisci che possiamo farlo per qualsiasi taglia, per qualsiasi misura, per qualsiasi, cioè lo possiamo fare più lungo, più corto, come desideriamo noi. Puoi farlo con le frange o senza frange, ti spiego tutto. Ti faccio una partenza facilitata senza multipli in modo tale che sia facile e piacevole anche questo. E quindi ricorda, partiremo da questa parte qui. Io l'ho fatto lungo circa 57 centimetri, quindi dall'altezza della nostra blusa e poi andiamo in larghezza fino ad arrivare alla larghezza che a noi desidera. Ok? Quindi farai l'altezza che ti interessa e la larghezza che ti interessa. Puoi fare o no la scolatura. Io ho voluto farla, altrimenti puoi fare 2 pannelli identici e cucire solo le spalle e ovviamente i fianchi, lasciando lo spazio per le tue braccia. E quindi è molto, veramente molto facile da fare anche sotto l'ombrellone, come dico io. Basta che hai capito come andare avanti, poi vai avanti in scioltezza. Io ho appunto fatto una 57 di lunghezza, compreso le frange, poi lo scalfo l'ho tenuto di 16 centimetri e mezzo. Cos'altro ti può servire? 51 centimetri di larghezza. La scollatura è un 8 centimetri di altezza per 15 centimetri di larghezza. Ho usato, ecco quello che ho usato. Innanzitutto ti serviranno 2 uncinetti. L'uncinetto che ti serve per lavorare il filato che hai deciso di usare. Io devo usare l'uncinetto numero 3 per il filato che, attenzione, io userò un altro filato, comunque io ho utilizzato l'uncinetto 3 per tutto la mia blusa, ma l'uncinetto 3 e mezzo mi serve per le catenelle iniziali, proprio per dargli un pochino più di morbidezza, quindi ti serve mezza misurina in più.
Se tu usi il 3 prendi anche il 3,5, se usi il 2,5 prendi anche il 3, 2 uncinetto, uno con mezza misura più grande dell'altro. Io ho realizzato una taglia 46, direi, non è una 44 perché l'ho fatta veramente abbondante, quindi direi 46, e ho utilizzato tutto il lotto che avevo, quindi non posso farti vedere neanche il filato. L'hai visto proprio con la blusa e dopo te lo faccio rivedere. Con il filato è questo. Magari se riesco a fare uno screenshot della foto ti metto la foto del filato quando ancora era da, da lavorare, che è un 45% seta e una viscosa di bambù, di fibra di bambù del 35% e un 20% di acrilico. Un filato morbidissimo, l'avete visto, scorre bene anche durante la lavorazione, non è ritorto, però è abbastanza avvolto, quindi non dà molti problemi, quindi non è, ecco, diciamo, fili sciolti, è tipo questo qui. Quindi come vedi non è fili sciolti ma non è neanche ritorto, è una via di mezzo. Bellissimo questo filato, e ovviamente voi sceglierete i filati che vi servono. Qui ci sono in un lotto 6 gomitoli da 50 grammi. Penso, perché non c'è data possibilità di sapere il metraggio, che ci siano dai 250 ai 300 metri di filato in ogni gomitolo, ma lo vedo per quanto ha reso il lotto, ok? E l'ho preso da Temu, ovviamente, da Temu, ovviamente. Poi, io per farvi il campione, perché farò un campioncino, userò sempre un filato di Temu in bambù, anche questo in fibra di bambù. Qui praticamente è sempre una viscosa di bambù, quindi un 100% fibra di bambù, quindi viscosa di bambù. Ecco, guarda, ti voglio far vedere. Allora, questo è quello che ho utilizzato io. È veramente un qualcosa di bellissimo, di morbidissimo. Io qui ancora devo, voi l'avete visto, già lavato, già stirato, ma io qui ho ancora tutte le codine, e quello che mi è rimasto di 6 gomitoli è quello che vedi in mano. Come vedi il filato è, non è ritorto, però è abbastanza avvolto e più o meno corrisponde a quello che voglio usare per il campione. No, quello del campione è più spesso, vedi? Quello del campione è leggermente più spesso, ma devo fare solo un campioncino. E, guarda, è veramente veramente bellissimo. Era un filato che ho preso l'anno scorso. Andiamo avanti. Come detto, mi occorrono 2 uncinetti, quindi uncinetto 3 e uncinetto 3,5. Possiamo togliere lo schema. Tu sai che noi adesso faremo questa catenella che va dal nostro fianco alla nostra spalla, o viceversa, dalla spalla al nostro fianco, ok? Per meglio dire. Va bene, partiamo. Iniziamo con il 3,5, quindi quello più grande di mezza misura dell'uncinetto che tu userai per lavorare tutta la blusa. Ok, partiamo. Tieni conto di una cosa, iniziamo con la prima catenella. Tieni conto di una cosa, devi fare tante catenelle quante ti sembra che vadano bene per l'altezza della tua blusa. Io ne avevo fatte inizialmente 180 catenelle proprio perché era molto abbondante come catenella, molto. Poi alla fine, togliendo tutto l'avanzo, erano poi 160 quelle che mi servivano. Ok, non serve contarle, o perlomeno se hai voglia di contarle, più che altro per fare poi il pannello davanti, perché stiamo facendo il pannello dietro, il pannello davanti. Quindi in realtà non servirebbe contare, però se le conti almeno sai quante farne anche dall'altra parte, ma non ti serve un multiplo perché, ripeto, devi farne in eccesso, quindi fanne tante, e poi man mano, anche perché le catenelle non ti dicono un granché,
man mano che lo lavori riesci a capire se la lunghezza è quella della tua maglietta, quindi guardando la tua maglietta riesci a capire se quella misura va bene o meno, però ci occorre un'abbondanza in modo tale da poter giocare e fare la misura che vogliamo. Quindi abbonda come catenelle, ok? Fai più catenelle di quelle che in realtà servono, quindi fai una striscia di catenelle, guarda, prova a vedere la misura, ovviamente ne avrai tantissime in più e poi partiamo con la lavorazione. Quindi detto questo, non devi fare nessun multiplo, ok? Quindi io parto con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vado avanti per fare solamente un campioncino. Quando hai fatto la fila di catenelle, come già detto, abbondanti, scriviti il numero che hai fatto di catenelle. Farai la stessa cosa dall'altra parte, ok? Così hai più o meno il numero che ti occorre. Poi lasciamo a questo punto, qui sei nell'ultima catenella, lasciamo l'uncinetto numero 3 e mezzo e prendiamo l'uncinetto numero 3. Questo ovviamente dipenderà dal tuo uncinetto, io dico 3, 3 e mezzo, dipende dall'uncinetto che stai usando tu, ma hai capito anche questo. Allora, da questo punto, se devi fare le frange, anzi, se non devi fare le frange, mi sali su di 3 catenelle, poi scendi, vedi, 1, 2, 3, scendi di una catenella, quindi questa è la quarta, nella quinta catenella a partire dall'uncinetto 1, 2, 3, 4, quinta, mi fai la maglia alta e qui se non devi fare le frange, ok? E mi farai 5 maglie alte, una in seguito all'altra, ok? E poi proseguirai con me e fin qua ci siamo. Qui se non devi fare le frange. Se invece devi fare le frange come ho fatto io, quindi io, ok, se devi fare le frange a questo punto mi metterai un segnapunto, aspettami, però col pezzettino in bocca non riesco a parlare, quindi io mi metto il segnapunto qui, sempre se riesco a tremare il meno possibile, ok. Bene, da questo punto io vado a fare 15 catenelle, 1, ne puoi fare anche 20, puoi fare la frangia anche più lunga o più corta, come vuoi tu. Io ho fatto 15 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ok. Solo che non avrà un raffronto con, non importa, ho fatto 15 catenelle, tengo il dito sulla quindicesima e faccio 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, vado nella quindicesima, prendo il filo e lo porto su, di nuovo entro, prendo il filo e lo porto su e di nuovo è un punto puff e lo tiro su. Sono 3 volte il filo sull'uncinetto che andiamo a chiudere insieme e lo bloccheremo con una catenella che seguirà la seconda e seguirà la terza. Queste 3 catenelle andiamo a bloccarle, vedi qui siamo partiti proprio nella stessa maglia ma di lato, ok, così abbiamo chiuso il nostro punto puff e continuiamo con le nostre 15 catenelle di ritorno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 e andiamo a fissare la quindicesima dove c'è il marcapunto con una maglia alta. Olè.
Stavo pensando che non c'è proporzione con la mia frangia e il campioncino che sto facendo, ma è solo per farti vedere, ok? Perché non c'è proprio proporzione, è solo per andare avanti insieme, diciamo. Ok, abbiamo fatto la maglia alta, quindi in poche parole qui ci ritroviamo come per chi non deve fare la frangia, con la nostra maglia alta, e accanto alla nostra maglia alta andiamo a fare altre 4 maglie alte. Quindi 2, 3, 4. Scusami, dobbiamo farne 5 inizialmente, ok? Non 4, 5. Si inizia e si finisce con 5 maglie alte. Una catenella di separazione, salto una maglia e andiamo a fare un altro blocchetto da 5, da 4, scusami. 2, 3 e 4. Ora facciamo una catenella di separazione, saltiamo una maglia e di nuovo andiamo a fare 4 maglie alte, una in ogni catenella che troviamo. 2, 3 e 4. Una catenella di separazione, saltiamone una, un altro blocchetto da 4. Sono tutte 4 maglie alte, ok? Tranne il primo blocchetto e l'ultimo. Ok, una catenella, saltiamo una, andiamo a fare un altro blocchetto da 4 e devi procedere così con tutti i blocchetti da 4. Quando arrivi alla fine, ecco, più che la fine, quando arrivi a una certa misura, ecco che qui devi controllare la lunghezza che tu vuoi, compreso la tua frangia se l'hai fatta. Quindi tu sei andata avanti per tutta la fila di catenelle che hai, e lo so che ne avrai tantissime in più. Tu quando sei arrivata ad un certo punto lo puoi misurare su di te, questa fila di blocchetti che hai fatto, la puoi misurare su di te oppure su una maglia. Tutte le maglie in eccesso che hai le disferai. L'ultimo blocchetto che farai è da 5 maglie alte, quindi questa sarà la mia quinta. Questo pezzo io non lo lavoro più e lo disferò. Poi per disfarlo basta con l'ago, poi te lo faccio vedere, basta semplicemente entrare con l'ago in questo punto e lui si disfa. Ok, il primo giro l'abbiamo già fatto e il giro dei miei blocchetti è fatto. Ora andiamo a fare il secondo giro, quindi catenella, giriamo il lavoro, sulla prima maglia alta faccio una maglia bassa e poi 4 catenelle e nello spazio vado a fare una maglia bassa. Quindi di nuovo 4 catenelle, nello spazio maglia bassa. 4 catenelle, nello spazio maglia bassa e vai avanti in questo modo facendo 4 catenelle e nello spazio mi fai una maglia bassa. Quando arrivi alla fine, vedi dove lo vedi, qui c'è il blocchetto da 5, alla fine sulla quinta mi fai la maglia bassa in questo modo e adesso dobbiamo tornare a fare le 15 catenelle o 10, 20, quanto decidi tu, oppure non farle proprio. Quindi se ti fermi in questo punto è qui che farai le 3 catenelle se non vuoi fare le frange, quindi 3 catenelle, giri il lavoro e nell'archetto che si era formato con le 4 catenelle mi fai 4 maglie alte proprio all'interno se non vuoi fare le frange, ok?
e 4. E aspettami che adesso arrivo. Se invece dobbiamo fare, ok, torniamo proprio indietro. Se invece dobbiamo fare le frange, allora si riparte con 15 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Nella quindicesima tieni il dito proprio sulla quindicesima e vai con 3 catenelle, 2 e 3. Filo sull'uncinetto, vai dove c'è il tuo dito, quindi è la quarta, prendi il filo e lo porti su, così. Poi di nuovo riprendi il tuo filo, aspetta che lo metto giù, riprendi il tuo filo, rientra nello stesso punto e su. E sono 2 volte che abbiamo messo il filo sull'uncinetto. Riprendo il filo, rientro nello stesso punto, carico e chiudo tutto. Blocco con una catenella, ne faccio altre 2, in totale sono 3 catenelle. Devo finire, devo girare il mio e chiudere il mio punto puff, quindi qui sono entrata, vado in quello a fianco, vedi un po' te dove entrare per chiudere un pochino il buchino, così prendo il filo e chiudo tutto ed ecco che si chiude molto bene. Andiamo quindi a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 catenelle. O 20 o quelle che hai fatto tu, ok? Filo sull'uncinetto, andiamo innanzitutto sulla prima maglia bassa che abbiamo fatto e facciamo la maglia alta. E poi all'interno del nostro archetto formato dalle 4 catenelle andiamo a fare 4 maglie alte. È per quello che ci occorrono iniziali e finali 5 maglie alte in totale, solo il blocchetto iniziale e finale, ok? E poi catenella, andiamo nello spazio successivo e andiamo a fare il nostro blocchetto con 4 maglie alte. Ripeto, solo inizio e fine sono 5 maglie alte. 4 catenella e 4 maglie alte. Ok, catenella e 4 maglie alte, catenella, 4 maglie alte, più una sulla maglia bassa. Ok, come vedi abbiamo già i nostri 3 giri, in realtà sembrano 2 ma sono 1, 2 e 3 giri. Il quarto giro diventa il secondo, quindi devi fare solamente 2 giri, capisci? C'è il giro con i blocchetti da 4 maglie alte tranne l'inizio e la fine e il giro con le maglie basse, poi la frangia. Si ricomincia con il giro delle catenelle, quindi catenella, sulla maglia alta vai a fare la maglia bassa più 4 catenelle. Ok, nello spazio maglia bassa, vai con 4 catenelle e la maglia bassa nello spazio, ripeti, e maglia bassa nello spazio, ripeti, 4 catenelle, maglia bassa nello spazio. Ovviamente io ho un campioncino, tu avrai la tua lunghezza, ok? E quindi ci metterai di più a finire il giro. 1, 2, 3, 4. Ecco, quando arrivi qui ne hai 1, 2, 3, 4, 5. Nella quinta, che sarebbe poi l'ultima, mi fai la maglia bassa.
e si ripete la nostra frangia, quindi se devi farla mi segui, altrimenti hai visto come proseguire senza la frangia. Io invece vado a fare le 15 catenelle. Fatte le 15 catenelle tengo il dito sulla quindicesima e faccio 3 catenelle. Filo sull'uncinetto, vado nella quindicesima che sarebbe la quarta a partire dall'uncinetto. 1, 2, 3 e 4. Quindi entro, prendo il filo e lo tengo su. Filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo e lo tiro su. Filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo e lo tiro su. Abbiamo avvolto 3 volte il filo sull'uncinetto. Filo sempre sull'uncinetto e chiudo tutto. Blocco e faccio altre 2 catenelle, in totale sono 3. Giro la mia catena, qui c'è il buchino, cerco un modo per bloccare il mio filo non nel buco che ho creato per fare il mio punto puff, ma quello cerco una spondina, ecco, un modo per bloccarla nella stessa maglia, ed eccolo qui. E poi partiamo. 1, aspetta che recupero un po' di filo, 2, 3, 4, 5, 6 e 15. Lascia pure che si ritorca, che non ha importanza se non è dritto, ok? È bello proprio se si avvolge, non è un problema. Allora, filo sull'uncinetto, sulla prima maglia bassa vai a fare una maglia alta e poi sappiamo come continuare, vero? Da adesso in poi penso che sia chiaro. Dobbiamo fare 4 maglie alte nello spazio. Attenzione qua, perché qui devi averne sempre 5, compreso la prima iniziale, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Potresti saltarla e qui non va bene, devi sempre averne 5 all'inizio e alla fine. Catenella e invece tutti gli altri blocchi sono da 4 catenelle, quindi 1, 2, 3 e 4 e una catenella di separazione e poi di nuovo 1, 2, sì, ho le mani un po' troppo calde, 2, 3 e 4, vado avanti a finire questa fila e anche l'ultimo blocchetto è da 4 più 1 che lo faremo sulla maglia bassa. Ok, ti faccio vedere ancora come ripartire, quindi una catenella, gira il tuo lavoro e dove hai fatto la catenella entri e fai la maglia bassa. Ora 4 catenelle, vai nello spazio, maglia bassa, 4 catenelle, nello spazio, maglia bassa, 4 catenelle, maglia bassa nello spazio e via dicendo. Nell'ultimo blocchetto hai fatto sempre 4 catenelle e farai la maglia bassa sulla maglia alta, l'ultima, qui. Ok, facciamo ancora una volta insieme la nappina? Allora, o la frangia. 15 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 15, o le catenelle che hai scelto di fare tu. 3 catenelle in ogni caso. Vai sulla quarta catenella o la quindicesima, prendi il filo e lo tiri su. Filo sull'uncinetto, entra sempre nella stessa, prendi il filo e tira su. Filo sull'uncinetto, entra, prendi il filo e tira su, l'abbiamo fatto per 3 volte, andiamo a chiudere
il nostro punto puff e lo blocchiamo con una catenella più 2 aggiuntive. Giriamo la nostra catenella e andiamo non nel buco grande, ma andiamo a prendere, vedi questa qui a fianco, questa. Ok, prendiamo il filo da dietro ovviamente e facciamo una maglia bassissima. Ora dobbiamo fare di nuovo 15 catenelle per tornare indietro. 11, 12, 13, 14 e 15. Filo sull'uncinetto, sulla maglia bassa mi fai una maglia alta e all'interno dello spazio mi fai 4 maglie alte. Perdonami se sono così pesante, ma è importante perché all'inizio ti può scappare questa maglia, quindi una maglia alta la fai sempre sulla maglia bassa e 4 maglie alte vanno sempre in ogni spazio, sono 4 le maglie alte qui, ok? Ok, io direi che è abbastanza chiaro perché poi sono 2 giri, l'abbiamo fatto più volte insieme e quindi di conseguenza basta fare, basta magari tornare indietro e guardare, no? I giri che abbiamo fatto insieme e ok, ovviamente non c'è proporzione qui con, con le mie frange, proprio zero. Zero proporzione. Vado avanti un pochino e poi farò quello che devi fare tu è nulla, cioè semplicemente andare avanti così come ti ho mostrato per tutto il pannello della schiena, tutto, cioè quindi questa è la tua spalla e questa è la parte sotto del tuo fianco, ok? Quindi andrai avanti per cercare la larghezza della tua schiena a questo punto, no? Perché stiamo facendo la parte dietro, la larghezza che ti occorre e poi ti fermerai. Ripartirai nello stesso identico modo per fare la parte avanti della blusa a blocchetti e se per caso devi fare lo scollo, aspettami che ti faccio vedere come fare. Se invece non vuoi fare lo scollo, fai 2 pannelli identici e li chiuderai solo sulla spalla, lasciando lo scollo a barchetta. Ok? Molto semplice, molto molto semplice. Quindi vai avanti così per tutto il pannello della schiena e ci troviamo poi per il pannello avanti. Ok, mi sono spostata in cucina così l'ho posizionato sul tavolo in modo tale da mostrarti quello che tu hai fatto finora. Quindi a parte questo pezzo di manica, noi siamo partiti in questo modo, ok? Siamo andati giù, poi siamo tornati su e abbiamo fatto tutta la nostra schiena per la larghezza che a noi occorre, ok? Quindi questa è la schiena che abbiamo fatto e tu dovresti trovarti in questo punto. Ecco, cerco di evitare le maniche. In questo punto qua dovresti ritrovarti in questo punto. Quindi finito il primo pannello, che è quello che hai appena fatto, dobbiamo fare il secondo, che è quello della parte avanti. Allora vediamo se riesco con una mano e non tremare troppo. Il secondo pannello si può fare in 2 modi. Il primo modo, come detto, ne fai 2 pannelli uguali senza nessuna diminuzione nel collo e poi li unisci sulla spalla, come poi ti farò vedere l'unione. Se invece vuoi fare questo scollo, adesso lo andiamo a fare nel campioncino. Ok, questo è uno scollo molto basso, direi. Appena appena gira, l'hai vista indossata, quindi magari ti faccio scorrere delle foto, io lo trovo incantevole nella sua semplicità, nella sua semplicità mi piace tantissimo. Non so se in video viene fuori il vero colore di questa, vediamo se poggio la mano e se la tolgo, se diventa del colore, non lo so, non lo so se è reale, comunque questo è proprio un rosso vinaccia, ecco se vogliamo, è un bel rosso scuro. E ti faccio vedere adesso come fare il pannello avanti nell'eventualità volessi fare lo scollo. Allora, parliamo un attimo adesso se vuoi fare lo scollo, come fare lo scollo.
Innanzitutto devi scegliere le tue misure, non le mie, perché ognuna di noi è diversa dall'altra, grazie a Dio, no? Siamo tutte diverse. Quindi lo scollo che dobbiamo fare, a parte il fatto che si potrebbe fare anche da uomo senza le frange sotto e quindi potrebbe andare bene anche un maschietto. Cosa dobbiamo fare? Noi abbiamo il pannello dietro, che è questo, il pannello dietro. Andiamo a centrare innanzitutto il pannello, quindi a vedere quanti blocchetti abbiamo, facciamo la divisione e arriviamo al centro, ok? Supponiamo che il mio centro è questo. Quindi metti il segnapunto in centro in modo tale da sapere di centrare il nostro collo, ok? Poi stiamo parlando di metterlo sul retro questo, sul retro. Poi che cosa fai? La cosa che devi fare è vedere che scollo vuoi dietro. Io ho utilizzato qui una larghezza di 15 centimetri, quindi ho preso il mio metro e ho tenuto 15 centimetri per il mio scollo, esatto, perché poi da qui parte la lavorazione, no? Quindi circa diciamo 15 centimetri per lo scollo e ho messo un segnapunto da una parte e un segnapunto dall'altra. Ok, in modo tale che da contare, stiamo parlando, tu stai facendo il calcolo, non hai ancora il pannello davanti, ok? Da contare quante maglie poi ti occorreranno, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, vediamo se l'ho prese bene, 1, 2, 3, 4 e 5, perfetto. Io ho 10 blocchetti in totale per il retro, ma col mio filato, quindi magari col tuo è diverso. E cosa devi fare? Molto semplice, riprendi a lavorare il tuo pannello identico come il dietro, riprendi a lavorare e vai avanti fino a questo primo segnapunto, ok? Il primo segnapunto. Ora te lo faccio vedere sul campioncino. Ho rifatto poi la parte dietro perché le frange erano troppo lunghe per il campioncino piccolo che avevo. Quindi noi abbiamo il pannello dietro, che è questo. Noi cosa facciamo? Come detto, adesso lo ripropongo qui, io so 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quindi questa è la mia centrale. Poi rimetto i due marcapunti per l'altezza dello scollo che io ho detto 15 centimetri che mi serve, supponiamo che sono questo e questo, ok? Quindi posso togliere quello centrale perché adesso ho già fatto il mio conto, quindi io farò questa parte qui che mi servirà poi per le spalle, qui invece mi fermerò perché devo fare lo scollo, ok? Quindi hai fatto la parte iniziale identica a quella del tuo retro, sei andata avanti, io sono andata avanti per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 giri, ok? Sei andata avanti per 15, 20, 10 giri, quanto appunto ti serve per diciamo la tua spalla, diciamo così, o per arrivare all'inizio dello scollo. Quando sei arrivata ai giri che ti occorrono e sei al marcapunto che hai messo dietro per verificare lo scollo, ti fermi dove hai fatto, vedi in questo punto, dove hai fatto il giro delle maglie alte e dobbiamo tagliare il filo. Tagliamo il nostro filo, chiudiamo il nostro lavoro, giriamo il lavoro e ripartiamo nel punto in cui vuoi che scenda il tuo scollo. Io l'ho fatto scendere per 1, 2, 3, 4 blocchetti. Quindi 4 blocchetti non li ho lavorati e subito dopo ho lavorato. Ok? Quindi io nel mio piccolo campioncino ne salto soltanto uno
e quindi vado in questo punto, e tu farai la stessa cosa dopo 4, 3, dipende dall'altezza che tu vuoi. Io ho fatto un'altezza di circa, aspetta che me lo sono scritto, 8 centimetri, 8 centimetri d'altezza. Tu guardi i tuoi 8 centimetri, 9, 10, quando vuoi, e poi riparti in questo modo. Inserisci il tuo uncinetto, abbiamo detto che ne salto solo uno, fammi vedere per farlo un pochino, sì, ne salto solo uno, ecco, qui. Riparti direttamente nella parte retro, perché andiamo a lavorare le maglie basse e le catenelle. Ok, ripartiamo con le nostre, no scusami, ripartiamo con la nostra catenella, entriamo, prendiamo il filo e facciamo la maglia bassa, e poi 4 catenelle, 1 2 3 e 4, ci inseriamo nello spazio e andiamo avanti come se nulla fosse. 2 3 4, maglia bassa, 1 2 3 4, maglia bassa, quindi tu vai avanti per tutta la tua riga. 1 2 3 4, nell'ultima ti inserisci, quindi nella quinta ti inserisci e fai la maglia bassa, e poi fai le 15 catenelle, il punto puff, e torni indietro. Io qui ne ho fatte solo 5, 2 3 4 e 5, 1 2 e 3, 1 2, è uguale, solo che io l'ho fatto più corto. 1 2 e 3, non importa, ho perso una maglia, non ha importanza, prendo il punto, ok, e vado su con 15 catenelle, nel mio caso solo 5. Ok, e adesso sulla maglia bassa vado a fare la maglia alta, nello spazio 4 maglie alte, sentite le cicale? È da maggio che ce le abbiamo noi, da maggio. Spero che non vi diano troppo fastidio. Ok, e vai avanti fino a dove sei partita o partito. L'ultima ovviamente la farai sulla maglia bassa, quindi in totale avrai sempre 5 maglie alte. Ok, bene, praticamente il lavoro è identico, cioè non cambia assolutamente nulla, se non che ti manca questo pezzettino. Quindi girerai il tuo lavoro, che è quello, ti manca questo, no? Questo pezzo, perché è quello dello scalfo. Giri il tuo lavoro, devi fare la maglia bassa sulla prima maglia alta e 4 catenelle. Ok, vai avanti così, quindi avanti e indietro, quindi avanti indietro in questo modo, finché non arrivi alla parte dove hai segnato con il marcapunto, che saranno le stesse maglie che dovrai fare, le stesse maglie che hai già fatto, che devi fare per la spalla opposta, ovviamente. Quindi vai avanti per tutte le 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, io ho fatto 11 giri, 11 giri di blocchetti, che sono quindi doppi, 11 giri calcolando solo i blocchetti delle maglie alte, e poi ho tirato su la catenella e lo guarderemo insieme. Ok, quando hai fatto questa parte qua dobbiamo trovare questo escamotage per far bene la parte, perché qui l'abbiamo finita, aspettami,
qui l'abbiamo finita con le maglie alte e vogliamo finirla nello stesso modo con le maglie alte. Allora, quando tu hai fatto tutta la larghezza che ti serve, che abbiamo già stabilito in partenza in base alle misure che tu vuoi, e sei nell'ultimo giro con le maglie alte, quindi coi blocchetti, vedi io dovevo saltarne 1, 2 o 3, 1, 2 o 3, sono nel giro delle maglie alte coi blocchetti, devo tagliare il filo, devi tagliare il filo, quindi quando hai fatto questa parte, taglia di nuovo il filo, lo so, è antipatico, lo è anche per me, io cerco di tagliare il filo meno volte possibile, ma è necessario, quindi tagliamo il filo e chiudiamo il lavoro. Tagliato il filo e bloccato, mettete il lavoro sul rovescio. Allora, ti spiego. Se noi continuavamo a lavorare in questo modo, cosa succedeva? Che dalle maglie alte mettevamo su le nostre catenelle, il giro successivo dovevamo fare il giro degli archetti, quelli con le 4 catenelle, e quindi da una parte veniva fuori il giro con le maglie alte, dall'altra quello delle catenelle. L'unico modo che io ho trovato, poi se ne trovate altre meglio, è quello di tagliare il filo, girare il lavoro in modo tale da trovarci al rovescio e poi al dritto del lavoro quando lavoreremo i blocchetti, e partire con le catenelle a nuovo, le catenelle che ci occorrono per ritornare su nella spalla. Ok, allora innanzitutto come faccio a sapere quante catenelle mi servono per rifare esattamente la spalla che ho lasciato? Contando. Quindi tu cosa fai? Qui è il primo blocco, quindi qui c'è la maglia bassa, quindi conti 1, 2, 3, 4 e conti anche la catenella e diventa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Io ho 20 maglie, qui siamo proprio sull'unione della spalla. Ho lasciato in poche parole 20 maglie, quindi mi servono 20 catenelle per salire. In questo caso qui invece io ho solamente 5 maglie, 1, 2, 3, 4 e 5, ne ho solo 5, quindi vado a fare 5 catenelle. Tu farai le tue 20 maglie o 25 o quante maglie ti occorrono per fare, per riprendere, recuperare la tua spalla. Quindi facciamo quelle catenelle che ci occorrono, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e tu vai avanti per le catenelle appunto che ti servono per recuperare la tua spalla. Poi hai la maglia sull'uncinetto, sei al rovescio del lavoro, inserisci sulla prima che è la quinta, no? La prima delle 5, prendi il filo da dietro e la porti all'interno e così abbiamo recuperato la nostra spallina, che è questa. Ok? Ora lavoriamo come abbiamo sempre fatto, quindi catenella, rientro dentro e faccio la maglia bassa. 1, 2, 3, 4, maglia bassa e vai avanti così per tutta la tua lunghezza. Mi farai la nappina, ok, o la frangia, torni indietro e ti riprendo proprio qua. Ok, ho lavorato sul dritto come vedi, perché altrimenti veniva a rovescio e qui non andava bene sulla spalla, quindi sul dritto ho lavorato tutti i miei blocchetti, tu li avrai fatti proprio tutti. Andiamo a lavorare ora le maglie sulla catenella. La catenella te la troverai a rovescio, non ha importanza, tu cerca di raddrizzare la catenella e inizia a lavorare le maglie alte. 1, 2, 3,
4, sì, 4 e 5. Ah, mi sono dimenticata di dirti una cosa. Spero di ricordarmi di scriverlo mentre facciamo la catenella. Questa catenella andrebbe fatto con l'uncinetto, quello che abbiamo utilizzato per la partenza, quindi anziché con l'uncinetto 3 con la quale stiamo lavorando tutta la nostra blusa, con l'uncinetto 3,5 in modo tale che sia più morbida. Spero veramente di ricordarmi e di inserirlo prima di fare la catenella. Cambiate l'uncinetto per fare la catenella. Ok, detto questo abbiamo recuperato la nostra maglia, vedi? L'abbiamo recuperata. Questo qui ovviamente va tutto nascosto. Ora andiamo a fare, e quindi siamo qui, siamo in questa parte qua, siamo su. Adesso andiamo a fare quello che occorre per la nostra spalla, identica alla parte che abbiamo già fatta. Ok, quindi continuiamo e poi andiamo ad unire le due parti. È facilissimo, c'è solo da cambiare un attimino il tipo di lavoro quando dobbiamo salire, ma tagliando il filo, mettendo le catenelle, ma per il resto, dai, è facilissima, è vero, dai che ci siamo. Ovviamente ripartirai come sempre sei partita, quindi ho partito catenella, giri lavoro, maglia bassa, 1, 2, 3, 4, vai nello spazetto, ovviamente tu ne hai molte più di me, molte, 1, 2, 3, 4 e continui, ok? Quindi vai avanti in questo modo. Ok, quando avete realizzato anche l'altra spalla, che è questa, mettete il retro, aspettate che togliamo questi segnapunto, ok, quindi rovescio con rovescio, che ridere che mi fa, ok, rovescio con, con rovescio. Ah, aspetta che ti faccio vedere prima come si tolgono queste catenelle in eccesso, aspetta, Allora prendi un ago e sfila, sfila tutte le catenelle in più, io direi che basta, ok, alla fine tiri in questo modo, ok. Allora andiamo a cucire la nostra spalla. Io ho veramente poco da cucire, ho il mio filo da questa parte, finisco con il giro dei blocchetti, quindi con le maglie alte, prendo il filo da dove mi sono agganciata, mi aggancio dalla parte opposta, quindi qui, scusami, prendo catenella, entro nella maglia nella parte laterale e faccio una maglia bassa, 2 catenelle, io dovrei farne una sola, va bene, 2 catenelle perché è troppo piccolo il mio, ma non importa, e facciamo una maglia bassa dall'altra parte, poi 1 e 2 catenelle, andiamo in mezzo tra questa maglia e questa dove c'è la maglia bassa e facciamo la maglia bassa, 2 catenelle, dalla parte opposta vai a cercare la maglia bassa che è qui e fai la maglia bassa, poi di nuovo 2 catenelle, andiamo io sono alla fine, quindi tu continua come ho fatto fino qui, andiamo nell'ultima, quindi nella base della prima maglia bassa e facciamo la nostra maglia, che mi scivola questa maglia,
Ok, allora visto che questa non posso lavorarla perché mi scivola, la prendo un pochino sotto perché l'ho tagliato anziché cucirlo, e faccio la mia maglia bassa, 2 catenelle, vado dalla parte opposta, quindi dove c'è la maglia bassa, qui, e faccio la mia maglia bassa. Ok, posso tagliare il filo, la spallina è cucita. Ok, questa è la cucitura che abbiamo sulla spalla, che è la stessa che tu vedi qua. Ok, vedi tu, regolati tu come bloccare la serpentina in base a se ti tira di più o di meno. Ok, quindi la cucitura l'abbiamo vista e la stessa cosa faremo anche per l'altra spallina, e la stessa cosa facciamo anche per la base. Quindi entri dove c'è il punto, sono sul dritto, vedi il rovescio e contro il rovescio. Quindi riprendo il mio filo e vado a fare la mia prima maglia bassa. Ok, 2 catenelle, mi aggancio dalla parte opposta, con una maglia bassa, 1 e 2 catenelle. Ecco, per esempio adesso qui abbiamo il lavoro sulla parte dritto del lavoro, qui io vado in centro queste maglie a fare la maglia bassa, 1 e 2 catenelle, stessa cosa faccio dall'altra parte. Ok, quindi regolati tu, 2 catenelle, a questo punto vado nello spazio, 2 catenelle, vado nello spazio opposto, 2 catenelle, mi metto in centro, 1 e 2 catenelle in centro anche dall'altra parte. Sono partita da sotto perché c'è un motivo, perché devo ancora decidere lo scalfo. 2 catenelle e vado di qua, quindi io vado su 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 fino ad arrivare a un'altezza che a occhio mi sembra giusta, poi la proverò e a quel punto deciderò dove fermare la cucitura, ok? E questo diventa poi il nostro scalfo. 1 2, non 3 ma 2, 1 2 dalla parte opposta in centro, 1 2 nello spazio, 1 2 nello spazio, e direi che mi fermo. Tanto non è proporzionata in niente, quindi mi fermerò qua. Mi fermo qui. Allora finisco con 1 e 2, ritorno quasi dove mi sono bloccata prima, e faccio una maglia bassissima, così. Ok, sono talmente poco abituata a fare dei campioncini che, solo che era talmente facile che farvela, ci avrei messo, farla proprio in toto, ci avrei messo molto di più, e, ed era così semplice che insomma anche solo spiegarvela in questo modo mi è sembrato più opportuno. Quindi abbiamo adesso lo scalfo. Ovviamente, come detto, per trovare lo scalfo giusto per la tua manica semplicemente devi arrivare fino ad un certo punto, metti un marcapunto in modo tale da non perdere la maglia, poi infila la blusa per vedere semplicemente lo scalfo che sia quello che va bene a te. Poi cosa avviene?
Abbiamo fatto la cucitura da una parte, dall'altra e dalla spalla. Adesso io vado a finire le due cuciture e poi andiamo a fare un giro di maglie basse sulla sulla piccolo sulla scollatura, ok, come ho fatto qua. Ok, la mia blusa gnoma l'ho finita, cioè nel senso che ho chiuso tutte le parti, sia delle spalle che dei fianchi, e adesso non mi rimane che rifinirla. Allora, che rifinitura ho utilizzato? Innanzitutto io volevo stare dentro il mio lotto e quindi qui ho fatto solo un giro di maglie basse con questi fronzoli. Come vedi, ho fatto solo un giro di maglie basse, quindi praticamente ho fatto così. Tu puoi fare, l'hai visto, vero? Ok, quindi tu puoi fare un 2-3 giri di maglie basse, quante te ne occorrono. Io ne ho fatto soltanto uno. Parto dalla mia spalla e metto tante maglie basse quanto ritengo giusto, che per non farlo inarcare troppo e per non far tirare la scollatura. Quindi in questo caso io ne metterò 2, poi vado a cercare la prima maglia possibile, che è questa, e sulla terza vado a fare un piopolino, quindi 1, 2 e 3 catenelle, entro nelle spalle della maglia bassa, vedi queste, e chiudo con una maglia bassissima. Ok, poi vado a vedere cosa ho sotto. Io salto direttamente in questo spazio, quindi qui, e faccio 2 maglie basse, una l'ho messa qui e una l'ho messa nelle spalle delle maglie alte, quindi ne ho fatte già 2. Una la metto vicino alla maglia bassa, in poche parole sulla maglia bassa, guardandolo in verticale, e sulla terza vado a fare un piopolino, 1, 2 e 3. Ok, quando tu fai questo lavoro non andare così senza mai guardare il lavoro che fai, devi sempre guardare che il lavoro giri bene. Ok, mi raccomando, è importante. Poi vado di nuovo in testa alla mia maglia bassa e ne faccio una sulla sponda, sulla parte della maglia alta, vedi, in questo modo, e sono 2, e di nuovo qui e sono 3, e qui un piopolino. E tiro fuori la mia maglia bassissima. Ricomincio, quindi 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, e chiudo con una maglia bassissima di nuovo, e tu vai avanti così, no? 1, 2, vedi tu dove mettere le maglie, ma tieni sempre d'occhio il lavoro, 3, 1, 2, 3. Quello che intendo è che non è certo che il lavoro giri bene, devi essere tu a vedere dove controllare innanzitutto che non sia troppo ampio. Se lo vuoi un po' più stretto, magari salta qualche maglia sotto e fai in modo che si avvicini un pochino, no? Con queste maglie basse si avvicina un pochino, insomma devi, tutto sommato devi poi giostrarla tu. Allora qui ne ho una, 2 e 3. Adesso questo lo taglio, ok, che era la codina, no? Questa 3, e mi tocca fare il piopolino, 2, 3, ok, vediamo dove siamo. Quindi stai sempre a controllare se il lavoro sta venendo bene. Ok, qui siamo vicino
alla piega della scollatura, quindi andiamo avanti, all'angolo si può dire, no? Quindi qui vado direttamente qui, questo è l'angolo, io vado in questo e faccio una maglia, questo lo salto, vado qui e faccio questa maglia, 2, e una la faccio all'interno della maglia alta. Ti faccio vedere più che altro il ragionamento che faccio, no? In base al lavoro che mi trovo sotto. Poi una la mettiamo qui, una la mettiamo 1, 2 e 3 e via, 1, 2, 3. Ok, una la mettiamo qui, una sulla maglia alta e una al suo fianco perché se n'è troppo lontana. Sto praticamente rifinendo la mia scolatura con un solo giro di maglie basse, però tu puoi fare quanti giri. Adesso qui questa la salto, vado qui così mi gira un po' più in tondo, 2 e 3, questa qui era quella dell'angolo, 1, 2 e 3. Devi veramente regolarti tu, quindi 1, certo, qui ovviamente ho non guardare adesso quello che sto facendo adesso perché sto cercando di riparare al discorso che ho fatto prima, cioè che non avevo cucito o avevo tagliato la codina senza cucirla perché ho detto tanto è solamente un campioncino, quindi più di tanto, no? E invece avrei dovuto cucirla lo stesso come ho fatto poi per tutte le altre codine. Quindi lì hai visto l'errore. Ok, quindi io ho rifinito anche la mia scollatura, come vedi, in questo modo, che sarebbe, guardiamola nel bello perché che sarebbe poi questa, ok? Semplicemente un giro di maglie basse con i piopolini, semplicemente questo. Per quanto riguarda la manica invece, perché poi la rifinitura è sul collo, la manica ho semplicemente ripreso le maglie della manica, se vuoi fare la manichetta, te la faccio vedere qua, ho ripreso, come vedi, allora, questa era la chiusura, qui devo ancora tirar via un filo, guarda. Ogni tanto mi trovo un filo da tirar via. Ok, ho iniziato perché finiamo con le maglie alte, quindi ho iniziato col giro delle maglie basse con le catenelle, sono partita da sotto l'ascella, quindi ho posizionato la mia maglia bassa proprio, vedi, dove c'è l'unione, proprio qui, poi le 4 catenelle, mi trovo poi nel punto giusto, vedi, per fare la maglia bassa. 4 catenelle maglia bassa, ho fatto così per tutto il giro, la dimensione della manica è quella giusta e quindi perché l'hai scelta tu, no? Facendo la chiusura, e quindi ho girato tutto intorno e poi ho lavorato in cerchio, perché in questo caso si lavora in cerchio. Per lavorare in cerchio è molto semplice, devi tirar su 3 catenelle dopo aver fatto il primo giro, quello delle maglie basse, vedi, proprio mi sono spostata nell'archetto, ho tirato su le 3 catenelle, poi 4 maglie alte, una catenella, 4 maglie alte nell'archetto successivo, e questo per ripartire con le maglie alte. Per ripartire con le maglie basse, quando sei in chiusura, chiudi, poi tiri su una catenella, proprio una catenella sopra la chiusura che hai fatto, e nello stesso punto, quindi vedi si sposta leggermente ma non è un problema, nello stesso punto fai la maglia bassa, quindi catenella nello stesso punto, quindi nello spazio fai la maglia bassa, 4 catenelle, maglia bassa e via dicendo. E quindi la manica è facilissima e puoi farla lunga quanto desideri.
Per fare la bordura, per stringere magari un pochino la manica, se vuoi fare una manica lunga, cambia il numero di uncinetto e si stringe in automatico, se vogliamo, altrimenti bisognerebbe diminuire le maglie che tu hai, quindi anziché fare 3 maglie, scusami, 4 maglie, e qui non c'è più la quinta, la quinta si fa quando si lavora in rettilineo. Ok, questo invece lavorare in circolare non si fa la quinta maglia all'inizio e alla fine, sono tutte 4 maglie alte. Dicevo, anziché fare 4 maglie, magari nell'archetto successivo me ne fai soltanto 3. Se le fai tutte da 3, ovviamente ti si stringe molto, e dove farai, quindi magari intervalla una da 3, una da 4, dove fai 3 maglie ovviamente farai 3 catenelle, e dove fai 4 maglie farai 4 catenelle, per il resto il lavoro gira normalmente. Ok, ho finito con 4 giri, se non sbaglio, di punto basso tutto intorno. Ok, quindi una maglia per ogni maglia alta e una nello spazio, anzi no, ho lavorato le maglie basse solo sulle maglie alte, quindi una maglia bassa su ogni maglia alta, e questa l'ho saltata. Quindi solo esclusivamente ho lavorato sulle maglie alte, le mie maglie basse. Poi sono andata avanti per 4 giri, il quinto giro l'ho fatto con i pioppolini, sempre 2 maglie basse e sulla terza maglia bassa il pioppolino da 3 catenelle. E questo è quanto. Io spero di averti spiegato bene, anche se in un semplice campioncino, ecco, però la sostanza era poi questa. Spero che ti piaccia, io me ne sto realizzando un'altra, quindi sarò un po' a rilento con i tutorial, ma questo volevo veramente registrarvelo. Anche se è un punto oramai sfruttato in tutte le maniere, non penso che ci sia la blusa, comunque questa l'ho realizzata io, e quindi ho voluto comunque condividerla con voi, perché secondo me è un qualcosa di facile, semplice, intuitivo anche, di lavorare, soprattutto in questo periodo piuttosto caldo, che magari non viene voglia a molti di lavorare ad uncinetto, intuitivo da lavorare anche quando si è in relax, senza dover seguire troppo il tutorial, e andare avanti per conto proprio e via. Mi fate vedere la vostra blusa blocchetti? Dai, fatemela vedere. Iscrivetevi anche a questo canale se vi è piaciuto. Io spero di tornare al più presto possibile. Nel frattempo vi auguro ovviamente una buona estate, buone vacanze se andate in vacanza, io no, rimango in città. Iscrivetevi sia qui nel mio canale, io ho anche un gruppo su Facebook che è Creando con Gioiose Creazioni, se volete venite a trovarmi lì, ed è lì che potete pubblicare le creazioni che fate guardando i miei tutorial. Quindi lì è proprio un posto esclusivo dove pubblicare il tutto. Io vi aspetto, vi mando un abbraccio e vi ringrazio per avermi seguita. Ciao!